Raga, in Sicilia piove 3 giorni all'anno. Che da un anno che aspetto questo momento, finalmente un cannolo. Andando in direzione Trapani. Sono appena passate le 19, l'aereo è leggermente in ritardo, però vabbè, passati tutti i controlli, stiamo per salire sull'aereo. Benvenuti a Trapani, non si direbbe perché è tutto buio, c'è molto vento, l'ho lasciato a Torino, l'ho ritrovato qua a Trapani, subito uscito dall'aereo. Come vedete qua alle mie spalle ho raggiunto questi amichetti. Aggiungo subito che Trapani non è una domanda ma è un'affermazione. Early the next morning. Ragazzi, un bel buongiorno qua da Trapani. Sono arrivato ieri sera verso le 9:30, 10. Questa mattina volevo svegliarmi presto per andare a vedere l'alba, però quando mi sono svegliato ho visto che pioveva. Difatti, come vedete, l'asfalto è tutto bagnato, prova della pioggia caduta questa notte, e quindi sono tornato a letto e mi sono svegliato un paio d'ore dopo. Adesso sono le 9:30, domenica mattina. Ho raggiunto queste due coppie di miei amici con le quali passerò questi 4 giorni in questa bellissima città della West Coast della Sicilia. La casa che hanno preso i miei amici si trova nel centro storico di Trapani, a 2 passi dal porto, in questa, diciamo, lingua di terra sulla quale è stata costruita la città vecchia. Scendendo tra le vie di questo centro storico di Trapani, in questa domenica mattina, le uniche persone che ho incontrato sono state solo anziani locali che magari bevevano una birra, si fumavano una sigaretta o facevano una partita a carte. Per oggi sono previste una visita qua a Trapani in mattinata e poi nel pomeriggio ci sposteremo verso Erice. Quindi non ci resta che andare a vedere se gli altri si sono svegliati e portarli a fare colazione. E poi ovviamente iniziare la nostra visita a Trapani. Granita al pistacchio. Scusa. Granita pistacchio cioccolato, e poi abbiamo Pie con questa bella granita cioccolato e pane. È da un anno che aspetto questo momento, finalmente un cannolo. Dopo aver fatto colazione siamo dunque pronti per iniziare la nostra piccola esplorazione del centro storico di Trapani. In questo momento ci troviamo in Viale Regina Elena, con questo bellissimo viale alberato. Alla mia destra si trova il centro storico, mentre alla mia sinistra vedete in lontananza una barca, cioè il porto. Troppo vento! Allora, poi mi salta! Dopo una visita al porto ci stiamo dirigendo adesso alla Torre degli Ignei, che è situata sull'estremità più occidentale della città di Trapani, tra il Mar Tirreno e il canale di Sicilia. L'ingresso nella torre costa 3 euro, al suo interno c'è il museo civico e salendo le scale e arrivando fino in punta si può arrivare in cima alla torre per andare a ammirare il panorama. Trapani non è una città molto grande, difatti conta poco più di 60.000 abitanti. Una delle attrazioni principali qui in città è quella di perdersi per le vie del centro storico, non molto grande, difatti camminando lo attraverserete in una mezz'oretta. Trapani si trova in un punto, diciamo,
strategico per una visita di queste zone della Sicilia, proprio perché facilmente si raggiungono molti altri punti di interesse, come per esempio le Saline, Marsala, San Vito Lo Capo e Erice. Ora di pranzo ci fermiamo in questo ristorante che si chiama Ovviamente venendo a Trapani un pasto almeno con una busiata al pesto trapanese ed obbligo, è un pesto crudo composto da pomodori, pecorino, aglio rosso, un aglio tipico di queste zone, e le mandorle. Acquazzone in via Vittorio Emanuele II, una delle vie principali del centro storico, ornata come vedete da palazzi settecenteschi molto interessanti. Adesso stiamo tornando a casa per prendere le cose, sistemarci e andare verso Erice. Raga, in Sicilia piove 3 giorni all'anno. Mentre aspettiamo che tutti si sistemino per poi partire per Erice, vi faccio vedere un po' la casetta che hanno affittato i miei amichetti. Qua abbiamo la porta d'ingresso. Ciao Kate. Ciao Fede. Porta d'ingresso con vista subito sul frigo, la cucina e un salotto che per adesso è adibito a camera mia, dalla quale si accede ad una camera da letto. Guardate che bel soffitto a cassettoni, più o meno. Poi dalla cucina si va in bagno, attualmente è occupato quindi non possiamo vederlo, e oltre la cucina abbiamo un'altra camera da letto. Ciao Pier. Mi stavo facendo una pera. Nel mentre ha finito di piovere, per Erice ci vanno circa 30 minuti, però solitamente in tempi normali, ovvero quando non c'è così tanto vento, si potrebbe prendere una funivia che direttamente da Trapani ti porta su ad Erice, e ci dobbiamo accontentare di andarci in macchina perché proprio in funivia non si può andare per problemi di vento. Oh, devo salutare solo più te. Ciao Rino. Prima che Pietro possa usufruire del bagno, facciamo un attimo vedere il bagno, bellissimo lavandino, doccia, Enrico e Pietro. E aspettate la chicca, in questo lavandino si può mangiare anche l'impepata di cozze, perché quando è finito poi vai bene così. Questa è la partenza della funivia e Erice si trova là sopra. Piano Rinaldo, che qua andiamo a sbattere, te lo dico, è scivoloso, andiamo a sbattere. Arrivati ad Erice, che si trova a 751 metri sul livello del mare, in provincia di Trapani, si trova sull'omonimo monte dal quale si ha la vista su tutta la provincia di Trapani. Una volta arrivati qua ad Erice è quasi d'obbligo fermarsi in una delle pasticcerie qua locali per provare i genovesi, che sono un dolce tipico locale che stiamo per assaggiare. Allora, faccio solo un appunto, non sono i genovesi ma sono le genovesi. Cosa prendi? No, è che il tavolo è grosso, quindi. Nello specifico noi ci troviamo nella pasticceria che si chiama Maria Grammatico. Proviamo questo dolce che in realtà è composto da una pasta abbastanza semplice con ripieno di crema al latte aromatizzata al limone. Erice Gennarina, seconda, ciao. Alessia! Allora, non era partita la ripresa e quindi l'ho già addentato. Come vedete, questa è la genovese. Molto buona. Molto buona. Adesso Kate ci dirà perché si chiamano genovesi. Io che sono ligure lo so. Tra i porti della Sicilia e quelli di Genova c'erano gli scambi. Scambiavano i prodotti e praticamente si sono ispirati ai cappelli dei marinai genovesi. Quindi ha la forma del cappello del marinaio. No, perché si mangiavano così, alla genovese. Col braccino corso, così. Guardate che bel tramonto. Il tramontone. Qua altro che tramonto, ci becchiamo la tempesta. Allucinante come il tempo sia cambiato veramente in pochissimo tempo. Siamo tornati a Trapani. Concludiamo questa giornata con una cena nella pizzeria Peri Peri per assaggiare la pizza trapanese.
Spero che questo video da Trapani ed Erice vi sia piaciuto. Spero di avervi fatto venire un po' di voglia di visitare questi posti. Vi do appuntamento al prossimo video e ciao!